questo invece è rimasto chiuso, praticamente era scoppiato. Preferivate con lo scotch? Avete il frigo poi sul vostro sito? Guarda che impegno. Mauri vuole fare il varo come quello delle navi. Controllo passaporti. Dopodiché Boh, non ci hanno detto nulla, parlano solo francese. Welcome to Tanger! Pensavate che eravamo già in lidi, spiagge bianche, desertiche, palme, cocchi? No, però ci siamo veramente vicino, nel senso che oggi finalmente andiamo a montare, incrociando le dita e tutto quello che c'è da incrociare, i resort Regaspe, i famosi pistoni di questo bestione qua. Abbiamo mandato la foto, il meccanico sono arrivati, quindi torniamo dal meccanico, mettiamo a posto anche le finestre e poi dovremmo aver finito. Finiture che dovrebbero essere le ultime. Finiture, scusami, non riusciamo manco a tirare sul letto. Quali finiture? C'è una roba importante. Comunque adesso stiamo cambiando. Abbiamo le spalle slogate, cioè, capito? Oggi sono andato a farmi fare un massaggio perché non riuscivo più a alzare le braccia. Grazie Alessandra, so che ci segui. Incrociamo tutte le dita. Vai a fargli vedere. Questo qua che dobbiamo mettere uno spessore qui sotto, questa viene più fuori e questa rimane piatta. Poi entrando dobbiamo cambiare questo pistone, che sono arrivati, li ho trovati solo da 1400, io volevo montarli da 2000 ma insomma era un casino. E poi fatto questo, Marina balla. Poi, fatto questo, via. Vabbè, via. L'officina è sempre la stessa. ha dentro altri 2 camper, 2, 3 lì a fuori e niente, aspettiamo il nostro turno. Non tenerlo troppo alto perché salta il pistone adesso. Adesso farà boom, nel senso che deve uscire il pistone che è in compressione in questo momento, quindi si allargherà, lo deve tirare fuori così perché sennò lo deve fare da chiuso e non ci si passa di fianco, e quindi l'ha già fatto l'altra volta, quindi io lo vedo confidente. Spero, questa è proprio cosa che io non voglio fare. Vi do la mano. Voilà. Incrocio, ma finché non sono su, ragazzi, non ci credo. Speriamo. Finché non vedo, non credo. Stiamo montando da 1800 Newton. Già col primo è salito di 10 cm. E infatti sarà poi un problema abbassarlo. Quindi, insomma, va bene. Dovrebbero mollarsi poi i 1800 Newton, un po' per volta. Comunque, adesso finiamo. Questi dovrebbero essere normalmente aperti. Questo invece è rimasto chiuso. Praticamente era scoppiato. Più che di aiutare, creava un problema. E ce ne eravamo accorti. Abbiamo le spalle slogate, l'ho detto. Fai il bravo, se no Questa notte dormi qui. Sei stupida però, Il letto è salito talmente tanto che ora vediamo addirittura il bordo del finestrino. Prima questo invece rimaneva qua, figurati. Adesso invece il problema sarà abbassarlo. adesso è troppo duro da tirar giù, va bene, però intanto lo dobbiamo ancora riempire il cassone. Adesso invece Adesso stiamo cambiando lo spessore sotto la barra. Ovviamente era stato incollato, quindi da scollare adesso. e poi forse si chiuderà. Com'è? Traghetto. Ricordate, no? Che vi ricordate? Da. Vi ricordate, no? Che ho rotto la maniglia? Che adesso Marina vi fa vedere? Questa. L'ho cambiata, ho messo questa qua in pelle, più vintage. Ma guarda, più vintage di quella non c'era niente. Questa stiamo finendo di mettere a posto le finestre, perché non so se l'abbiamo detto, ma si era aperta viaggiando, no? sì, l'ultima puntata dovrebbe vedersi un Esatto. pelo. Ci siamo fermati in mezzo alla strada per mettere dell'ulteriore scotch. Ragazzi, la sto facendo diventare impermeabile. Un sottomarino diventa. Ho comprato queste guarnizioni in Amazon, li mettiamo qui sotto nella descrizione, che sono per i profili delle portiere delle auto. Su questi vetri vanno benissimo perché fanno una tenuta praticamente stagna. Siccome andare nel deserto, abbiamo degli amici che ci hanno detto che col vento si infila sabbia dappertutto, questa è la soluzione, perché abbiamo queste qua che sono vecchiotte, tengono così così.
e queste invece che tengono bene. Vediamo di migliorare varie parti di questo Una cosa alla camper. volta. Sicuramente non sarà perfetto, Ma noi ne siamo perfetti. Già siamo perfetti noi. Sì, perfettamente rotondo. Dovresti passare la tronchesina, sai? Ecco, si pareva. Anche questo lavoro sembrerebbe fatto. Preferivate con lo scotch? Guarda che meraviglia adesso. Sforza un pelino, però è anche vero che col caldo è un po' più molle, quindi poi al massimo si regolerà. Direi che qua aria, sia viaggiando che da fermi, non ne dovrebbe più entrare. Prima di partire, Ci serve assolutamente del gelato. Questo è il miglior gelato che si può trovare qui, quindi stiamo facendo una piccola scorta per quello che ci permette il nostro freezer. Adesso non ce l'ho, però farò una nocciola che ho preso direttamente in Piemonte. Non te lo dire. Allora, una me la fai pistacchio e cioccolato bianco. Sì. Mi raccomando, più pistacchio che cioccolato. Avete il frigo poi sul vostro supermarket? abbiamo il congelatore. Abbiamo un piccolo freezer che verrà testato dai tuoi gelati stasera. Non avete ancora messo niente nel frigo? No, realmente abbiamo messo un paio di volte delle verdure e... Chi? Mauri verdure? E l'altro lo scegli tu. Ciola? Cioccolato? No, cioccolato io non lo Visto, voglio. l'altro lo scelgo io. Come Scusami, cosa scelgo? Pistacchio sempre. Nocciole e pistacchio sempre. Sì, volevo proprio nocciole e pistacchio. Quando lo offro che ma mangiate la faccia mia, dai, Ma tanto dai! la prossima volta che tornate pagate Ma più. dai, no, non farlo, no. No, beh, perché? Vai, grazie Mauri, faccio pubblicità, aspetta. Questa è la gelateria che è lì in Plaza dello Naranco, che è a Marbella, e qui c'è la gelateria di Mauro. Ci eravamo lasciati che eravamo dal meccanico e il meccanico ha finito. Vedete qua il letto? Sta su da solo. I ganci qua sono sganciati, quindi ce l'abbiamo fatta, siamo pronti. Le finestre sono a posto, abbiamo messo tutta la guarnizione come avete visto, il letto a posto, quindi siamo pronti a partire. Però non stiamo riprendendo perché in questi giorni, come quando tutti partono, sono delle attività stupide da fare. Le valigie, in questo caso per noi riempire il gavone, organizzare un minimo dentro, poi so già lo cambieremo nel tempo perché ovviamente posto di qua, insomma tutti ci hanno detto che lo vai organizzando per mesi, le cose interne. Siamo pronti e quindi in questi giorni diciamo stiamo organizzando solo il camper. Per quanto riguarda invece tutta l'attività del passaggio di frontiera, traghetti e quant'altro ci stiamo informando. Poi Marina vi farà un breve riassunto di quali sono, non so, i documenti che servono, le 2 o 3 informazioni per passare e andare in Marocco. Abbiamo già un'idea di dove partiamo, però non abbiamo ancora organizzato, diciamo, un itinerario. Abbiamo delle macro idee delle direzioni che prenderemo. Abbiamo valutato anche il tempo, e il tempo purtroppo quest'anno fa veramente schifo anche là perché fa freddo. Cioè abbiamo visto cos'era mare? Agadir, no? Sì. Agadir che insomma è abbastanza nel centro-sud del Marocco, temperature di 15 gradi. Cioè abbiamo quest'area di montagna che ci dobbiamo portare dietro. Quindi nei posti caldi tipo Sahara faremo nevicare probabilmente. Una cosa che sto facendo perché è una cosa che soffro è il mare. Quindi non sappiamo ancora bene se partiremo mercoledì, giovedì, dobbiamo vedere. Perché? Perché sto valutando quelle che sono le onde e come si comporta. Ci sono dei giorni che è un pochino più tranquillo. Dei giorni che non si parte. Proprio per il mare mosso. Il problema grosso è che io soffrendo anche solo un'ora di viaggio potrei vomitare un'ora intera. È un mio difetto, ragazzi, lo so, ne ho pochi, ma qualcuno me lo dovete anche lasciare, no? E tu zitta. E quindi sto anche valutando quello. Sembrerebbe che c'è una finestra con un mare abbastanza calmo il giovedì da confermare e quindi prenderemo un traghetto giovedì. Vi aggiorniamo. Ieri sera abbiamo parcheggiato qua per la cena con la nostra amica Ele e siamo qua vicino al mare e anche vicino a casa, come vedete, su questa splendida spiaggia. Playa Alicante. Oggi sembra una giornata, insomma, che si sta mettendo verso il bello. Cielo azzurro, il mare è calmo, oggi sarebbe da fare la traversata, però non siamo ancora pronti, quindi lo faremo a breve. Adesso vi faccio vedere il brutto dove sta. Eccola. È stata una notte tranquillissima, che a un certo punto ha mollato anche il vento e quindi si è dormito veramente bene. Abbiamo ripreso il motorino! Che bello, ma non vogliamo sto giro! Oggi pomeriggio valigie e domani probabilmente nel pomeriggio andiamo verso il porto di Algeciras. Trasporti speciali Maurizio Marina! E vai per 1000 altre incredibili avventure! Abbiamo ufficialmente tutti i vestiti qua dentro. No, lì c'è il cibo.
veramente, a meno che non ti sei mangiato anche i vestiti. No, lo devo stivare. Ah, faccio vedere una cosa. Dentro 21, fuori 15,2. Il pericolo in agguato. Operazioni preparatorie in partenza, perché domani andiamo a fare il biglietto. Puliamo la nostra fonte di energia. Sto pulendo perché non erano molto sporchi, però comunque non stavano caricando quello che in teoria dovrebbero caricare con questo sole. Guarda che impegno, guarda come si adopera. Boh, ma adesso ci ha preso gusto il lavavetri. Effettivamente ne avevamo bisogno, perché con la calima di qualche giorno fa aveva proprio piovuto sabbia. Sì, è passato anche al vetro della cucina, ci ha proprio preso gusto. Ma non prendeteci il vizio che lo faccio adesso e poi non mi vedrai mai più farlo, Chiaro? Bene, sto buttando dentro 414-415 watt, quindi 30 ampere. Quindi erano sporchi? Sì, adesso ho guadagnato 120-130 watt. Calcolando che il sole è ancora d'inverno, quindi è basso, sta caricando molto bene. Ma quanto sono le batterie? Adesso te lo dico, Batteria posteriore, 63%, buono. Tavola pronta per 4, gli amici sono lì, pranziamo con questi amici per salutarli e poi si parte. Ancora non mi sembra vero. Finché non abbiamo sti biglietti in mano non ci credo. A cosa servono questi? A bere. Ci è venuta un'idea. Visto che siamo in partenza, adesso festeggiamo. Mauri vuole fare il varo, come quello delle navi. Sì, senza spaccare la bottiglia, perché fare un bollo così. Io ho bisogno di bagnarle le cose, quando si iniziano si bagnano, si dice. E quindi le bagniamo. Ah, vedi che c'è la cosa tenuta in fresco per le grandi occasioni. Anche se oggi la giornata non è caldissima, però bisogna brindare. Parlo vicino perché sicuramente i microfoni non funzionano e d'ora in poi sarà solo musica. Vai senza capo. Cin, ragazzi. A tutti i viaggiatori. Ah! La ruota sacrificabile. Aspetta che mi fai correre. Tutte e 4. È per la strada. Basta. Ting. Facciamo anche un carico e scarico prima della partenza e qui c'è un mezzo pazzesco, ragazzi. Questo, a parte lui che è bellissimo, al numero 2 c'è questo targato tedesco, ovviamente un mezzo spaziale. Lasciamo il parcheggio in cui abbiamo dormito questa notte e andiamo a comprare i biglietti. Si parte, il viaggio adesso inizia veramente. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Y te sacan el dinero y Non lo intendo. I love Marina, I love Che bien. Gracias. I love Il portapassaporto. Il portapassaporto Mauricio. con Z, bravo. Mauricio también I love. Perfetto, I lo love mi Maurizio. Questo Questo è il regalo per noi. È un regalito che Che cosa c'è Bueno, si dentro? va mañana. abbiamo fatto il biglietto finalmente per il traghetto in questa agenzia qua che è scritto al contrario, ma va bene. E abbiamo anche messo il nostro adesivo, il primo di una lunga serie. Mamma mia, che emozione, ragazzi. Allora adesso andiamo a fare 2 o 3 cosette. Una, un po' di spesa, poi l'agenzia ci ha regalato. Devo aprire il regalo che ci hanno fatto, una cosa incredibile. Dopo aver pagato il biglietto e ricevuto 1000 consigli, riceviamo anche un pacchetto regalo. Sì, veramente, questa agenzia ci sentiamo di consigliarla, è già stata consigliata da altri viaggiatori che avevano consigliato insomma un gioco, un Ragazzi, casino. ci conoscono? Esatto, Forse ci conoscono? Forse ci conoscono. vino e biscotti. Vabbè, quindi niente, andiamo a fare la spesa, dicevo, al Mercadona
riempiamo un po' di cosucce. Stanotte dormiremo penso nel parcheggio del Mercadona e poi domani mattina 9:30, 10 così, insomma prendiamo il traghetto e si va in Marocco. Momento spesa per le cose che sicuramente non troveremo in Marocco. Mauri ha paura di non trovare il latte. Aspetta, per la cacca prendiamo quelli biodegradabili o Allora, non diciamo per cosa sono i sacchetti, dai, scegli i sacchetti. biodegradabili. Dai. Intanto inizio a prendere questi. Allora, so che non vendono birra. Ce la portiamo. Esatto. Da. Sì, giusto l'ultima ha messo per far finta di aver fatto qualcosa, ma vai, va. Abbiamo anche ritirato delle cose dall'Amazon Locker e qui vedo rotelle che girano. Sì, 12 volte. Volendo c'è anche la batteria, ma non mi interessa. Una lunga cabla. E non ci arrivo. Ovviamente questo qua dovrebbe buttarmi fuori l'aria o buttarmela dentro, dipende come lo giro. E quindi faccio un ricircolo con quello dietro. E sto studiando. Ma è anche il ventilatore che metterò sul comodino. Gli mancava il fornitore di fiducia, ma quello di un'altra città, perché abbiamo rotto la panca e Mauri ne ha in mano un pezzo. Oh, dillo che il tuo culone ha rotto questo, dillo. Dì la la prima verità. riparazione on the road per colpa tua. Di la verità. Era già rotta. Solo che non pensavo si rompesse così, era che già crepata, però vabbè. 40 anni di cubi. E l'ultimo è stato il tuo. La signora vuole un hamburger, cosa fai? Non ci fai un po' di maionese con l'hamburger? Questa è maionese. Che poi l'abbiamo sempre detto, no? Che la dieta prevede gli hamburger con la maionese. Emergenza. Il metodo di cottura a castello. Per tenerla a caldo. Qui c'è il pane tostato, il panino già mezzo montato. Tra un attimo arriva l'hamburger. Buono. Dunque, dobbiamo metterci in fila qua, al lato della macchina bianca, ci hanno detto. Manca esattamente un'ora all'imbarco e ci fanno muovere. Come l'ho detto, siamo già fermi. Praticamente siamo già in coda della coda, nel senso che ci siamo spostati per metterci in fila indiana. Vabbè, siamo i terzi. Prima eravamo i primi della seconda fila, adesso siamo i terzi della prima fila. Comunque noi non abbiamo idea delle pratiche doganali da fare qua, quindi ora aspettiamo, abbiamo un biglietto d'imbarco, abbiamo i passaporti e poi vediamo cosa ci dicono. No, volevo parlare nel senso che adesso proviamo, come hai detto tu, e poi dopo ve lo facciamo vedere. Al primo posto controllano solo il biglietto, poi dobbiamo andare al controllo passaporti, che è lì. Controllo passaporti, dopodiché... Beh, questi controlli sono semplici, diciamo che poi magari in Sud America, in altre nazioni saranno un pochino più difficili. Ci hanno fregato. Ma dove ci mandano? Che so, adesso a piedi. Sono due quella lì, guardala, quella lì piccolina. No, guarda lì che roba enorme, vale aria. Io pensavo che era un condominio. È più semplice. Prima il camion. Prima i camion. Ma noi non saliamo da lì. Sì che saliamo. Ci sta facendo entrare di culo? Non avevo neanche capito. Potevamo anche girarci, Noi ce la facevamo. No, ma ha capito che mi sarei dovuto fare i bracci, I bracci. le braccia da Hulk. Beh, tanto c'ho la telecamera. L'ho comprata e montata per quello, quindi. Vediamo, vedi? Faccio vedere. Sì, è comodo, né?
Come avete visto, siamo sulla nave. Siamo gli ultimi o i primi, non ho capito bene. Visto che ci ha fatto entrare retromarcia, probabilmente siamo gli ultimi, perché si va in quella direzione là. Un'oretta e mezza di attraversata e poi dovremmo essere arrivati a Tangeri. Riuscivo a capire, ma è possibile che la nave finisce così come una catenella che, diciamo, uno può andare, diciamo, ecco lì, può scendere giù. E poi ho capito che praticamente questo qua è il culo della barca che si abbassa e chiude lì. E non riuscivo a capire, diciamo, insomma, un po' pericoloso mi sembra. Invece c'è il culo che si alza perché le barche arrivano, cioè macchine da sotto. Vabbè, insomma, avete capito, no? Prima operazione da fare quando si è parcheggiato nel garage della nave è salire, cercare il posto di polizia dove devi riempire questi documenti, li consegni assieme al passaporto e ti fanno sostanzialmente il visto per l'ingresso in Marocco. Se arrivi con un veicolo come un camper o un'auto, devi fare l'importazione del mezzo, questo lo vedremo. Vi devo svelare un segreto: io patisco veramente tanto le barche e quindi devo mangiare qualcosa per tenere giù, insomma, tutto. È vero, è vero. Brioche al cioccolato prescritta dal medico per non soffrire il mal di mare. È verissimo. È inutile che tu fai così, è vero. Io devo mettere, se si usa, no? Metti giù qualcosa di Sano. però il liquido non dovresti berlo, ecco. Infatti, Ma neanche la brioche al cioccolato dovresti era mangiare. l'unica cosa spugnosa che assorbisse, capisci? Una donna impegnata a fare video e io impegnato a guardare la partita. Spero che resti così, perché se è così me la sciallo. Stiamo lasciando la costa della Spagna e dietro di me, qui praticamente davanti alla barca, si vede Gibilterra, che è territorio inglese, e si vede già anche la costa del Marocco, si vede già molto bene. Quello lì è Marocco. È ora di salire e sbarcare. Avevi giusto detto. Infatti, e vai di scandalo. Se ti rompi un braccio, già che ci sei, puoi andare sopra, no? Stanno facendo la radiografia al camper. Qualche bottiglia di vino l'ho portata. Speriamo che non la prendano. Allora, sono già passata mezz'ora e da qui non si è ancora mosso nessuno. È anche salito il cane antidroga, che ovviamente non ha beccato niente, perché non abbiamo niente. E adesso siamo qua che stiamo aspettando. Boh, non ci hanno detto nulla, parlano solo francese. Insomma, aspettiamo, tanto cosa dobbiamo fare? C'ho fame. Tu invece? Famissima. Ho paura che non ci ridanno i passaporti. Cosa fanno? Ci tengono qua? Mi danno da mangiare? Vabbè, io mi fermo anche. Guarda. Dopo il secondo giorno ti rimandano indietro, guarda, con anche i soldi per il biglietto. Abbiamo fatto lo scanning, il controllo, insomma adesso poi ci hanno dato il permesso per entrare col veicolo. Il problema è che avevano sbagliato la targa, meno male che Marina se n'è accorta, quindi sono dovuto riandare lì e chiedere, dice no è sbagliato, no è giusto, perché no guardi è sbagliato. Allora me l'hanno rifatto ma ci ha messo un pochino. E adesso c'è un terzo controllo che sinceramente non so cosa sia, però faremo anche questo. Ancora passaporti. Vabbè, quante volte devono capire chi siamo. Comunque, forse questo è l'ultimo. Devono dar lavoro a tutti. Anche i cani antidroga erano 2. Esatto, uno ha vomitato. Ok, qua c'è il posto per fare chi non ha l'assicurazione che comprende il Marocco. Si ferma qua a fare varie assicurazioni. Non sappiamo quanto costa, quindi non possiamo dirlo. Però, siamo in Marocco? Welcome to Tanger! La prima cosa che dobbiamo fare è trovare un cambiasoldi, un distributore di benzina, perché visto che costa meno qua, dovevo cercare di risparmiare. In Spagna siamo secchi praticamente. Un quarto di serbatoio, ma adesso lo troviamo. Uno pensa all'Africa, al deserto del Sahara, tutto si immagina un altro tipo di paesaggio, poi arrivi qua e è tutto verde. Vediamo ancora il porto e Gibilterra e non ci crederete, siamo già fermi. Non ho molte parole che mi escono, sono tutte brutte. Abbiamo un problema con il cambio. Non entrano più le marce.
Dovresti arrivare dall'altra parte, ma il problema è che è in mezzo alla strada. Ecco, che segni faccio, scusami? Cioè mi metto davanti a te che non ti si veda? Non abbiamo detto perché siamo ancora qua in zona sud della Spagna, non abbiamo ancora preso un traghetto. Il Carmen, Carmen. Chi è Carmen? Dai, lavora, che non fai il Non cacchio. si porta mai le cose. Io gli voglio regalare una cintura, quella dove metti dentro tutti gli accarezzi. Castità. Ma Dai. Ecco, figura se non starnutiva. Dai, lasciami La stare. devi smettere. Lasciami stare! Porca miseria, ogni volta che faccio un video starnutisce. Va bene, quindi siamo dove siamo? Siamo qua in questa spiaggia vicino al mare, guardate qua. Una spiaggia vicino al mare, ma dai! Aspetta. Ma va, La rifaccio. una spiaggia vicino al mare, ma non l'avrei mai detto. Cagare. Come dicevo, Valeria ci ha portato la pasta e quindi oggi pranziamo Con per pasta salutarci. e broccoli limone. Broccoli? Limone? Ma che limone? Limone? Cazzo, limone. Secondo me perché guacamole, broccoli, mole. Ah, broccoli, brava! Già ho capito, c'ero arrivata. Broccoli limone, che giustamente me l'ho suggerito dalla regia, che vuol dire guacamole. Vabbè. Questo finisce nei fuori onda, lo sai? Valeria, sarai nei nostri fuori onda. Che bello, wow. È una figura di merda, tanto la faccio sempre io, quindi. Lasciamo il parcheggio in cui abbiamo dormito questa notte. Non hai chiuso la cosa? Lasciamo il parcheggio in cui